Ciao, sono il dottor Max, della PharmaMax, che si occupa della pubblicazione dei foglietti illustrativi dei farmaci, in formato video, dove io personalmente vi leggerei i bugiardini. In questo video ti leggo il bugiardino del farmaco. Bendamustina Medac Pharma SRL a socio unico. Ultimo aggiornamento. 20 luglio 2021. Cosa ha Bendamustina Medac? Confezioni, informazioni commerciali sulla prescrizione, indicazioni, posologia, controindicazioni, avvertenze speciali e precauzioni di impiego, interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. Assumere Bendamustina Medac durante la gravidanza e l'allattamento. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. Effetti indesiderati. Sovradosaggio. Proprietà farmacodinamiche. Proprietà farmacocinetiche. Dati preclinici di sicurezza. Elenco degli eccipienti, farmaci equivalenti, farmaci esteri. Cosa ha Bendamustina Medac? Bendamustina Medac ha un farmaco a base del principio attivo bendamustina, cloridrato, appartenente alla categoria degli antineoplastici alchilanti e nello specifico analoghi della mostarda azotata. È commercializzato in Italia dall'azienda Medac Pharma SRL a socio unico. Bendamustina Medac può essere prescritto con ricetta OSP, medicinali soggetti a prescrizione medica limitativa, utilizzabili esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile. Confezioni. Bendamustina Medac 2,5 mg/ml polvere per concentrato per soluz. Per infusione 5 FLAC.ni 100 mg. Bendamustina Medac 2,5 mg/ml polvere per concentrato per soluz. Per infusione 5 FLAC.ni 25 mg. Informazioni commerciali sulla prescrizione. Titolare. Medac Gesellschaft FA 1/4 R Cliniske Spezial Preparat MBH. Concessionario. Medac Pharma SRL a socio unico. Ricetta. OSP, medicinali soggetti a prescrizione medica limitativa, utilizzabili esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile. Classe H. Principio attivo. Bendamustina, cloridrato. Gruppo terapeutico. Antineoplastici alchilanti. Forma farmaceutica. Polvere. Indicazioni. Trattamento di prima linea della leucemia linfatica cronica, stadio BNET-BOC, nei pazienti per i quali la chemioterapia di combinazione con fludarabina non è appropriata. Linfoma non Hodgkin indolente come monoterapia in pazienti che hanno presentato progressione durante o entro 6 mesi dal trattamento con rituximab o con un regime contenente rituximab. Trattamento di prima linea del mieloma multiplo, stadio II secondo Durie Salmon con progressione o stadio II, in associazione con prednisone per pazienti di età superiore a 65 anni non idonei al trapianto autologo di cellule staminali e con neuropatia clinica al momento della diagnosi che preclude l'uso di un trattamento a base di talidomide o bortezomib. Posologia. Monoterapia per la leucemia linfatica cronica. 100 mg/m2 di superficie corporea di bendamustina cloridrato nei giorni 1 e 2. Ogni 4 settimane. Monoterapia per il linfoma non Hodgkin indolente refrattario a rituximab. 120 mg/m2 di superficie corporea di bendamustina cloridrato nei giorni 1 e 2. Ogni 3 settimane. Mieloma multiplo. 120 a 150 mg/m2 di superficie corporea di bendamustina cloridrato nei giorni 1 e 2, 60 mg/m2 di superficie corporea di prednisone per via IV, operos nei giorni da 1 a 4. Ogni 4 settimane. Il trattamento deve essere interrotto o ritardato in presenza di valori di leucociti e o piastrine rispettivamente 100, 000 AMUL. Il nadir dei leucociti e delle piastrine si raggiunge dopo 14-20 giorni, con rigenerazione dopo 3-5 settimane. Durante gli intervalli liberi dalla terapia si raccomanda un attento monitoraggio della conta ematica, vedere paragrafo 4.4. In caso di tossicità non ematologica, le riduzioni della dose devono basarsi sul grado peggiore secondo i criteri comuni di tossicità, CTC, osservato nel ciclo precedente. In caso di tossicità di grado 3 secondo i CTC si raccomanda una riduzione della dose del 50%. In caso di tossicità di grado 4 secondo i CTC si raccomanda l'interruzione del trattamento.
Se un paziente richiede una modifica della dose, la dose ridotta calcolata individualmente deve essere somministrata nei giorni 1 e 2 del rispettivo ciclo di trattamento. Compromissione epatica. Sulla base dei dati farmacocinetici, non sono necessari aggiustamenti della dose nei pazienti con compromissione epatica lieve, bilirubina sierica 1,2 mg/dl. Nei pazienti con compromissione epatica moderata, bilirubina sierica 1, 2, 3, 0 mg/dl, si raccomanda una riduzione della dose del 30%. Non ci sono dati disponibili nei pazienti con compromissione epatica grave, bilirubina sierica 3,0 mg/dl. Vedere paragrafo 4, 3. Compromissione renale. Sulla base dei dati farmacocinetici, non sono necessari aggiustamenti della dose nei pazienti con clearance della creatinina 10 ml/min. L'esperienza nei pazienti con compromissione renale grave è limitata. Popolazione pediatrica. Non ci sono esperienze con bendamustina cloridrato nei bambini e negli adolescenti. Pazienti anziani. Non esistono evidenze della necessità di aggiustamenti della dose nei pazienti anziani. Vedere paragrafo 5, 2. Modo di somministrazione per infusione endovenosa della durata di 30-60 minuti. Vedere paragrafo 6, 6. L'infusione deve essere somministrata sotto la supervisione di un medico qualificato ed esperto nell'uso di agenti chemioterapici. Un'alterata funzione del midollo osseo è correlata a un'aumentata tossicità ematologica indotta da chemioterapia. Il trattamento non deve essere iniziato se i livelli dei leucociti e/o delle piastrine scendono rispettivamente 3.000 AMUL o 75.000 AMUL. Vedere paragrafo 4, 3. Precauzioni che devono essere prese prima della manipolazione o della somministrazione del medicinale. Per le istruzioni sulla ricostituzione e sulla diluizione del medicinale prima della somministrazione, vedere paragrafo 6, 6. Controindicazioni. Ipersensibilità al principio attivo ad uno qualsiasi degli eccipienti elencati al paragrafo 6, 1. Durante l'allattamento al seno. Compromissione epatica grave, bilirubina sierica 3,0 mg/dl. Ittero. Grave soppressione midollare e gravi alterazioni della conta ematica, valori dei leucociti e/o delle piastrine rispettivamente 3.000 AMUL o 75.000 AMUL. Intervento di chirurgia maggiore meno di 30 giorni prima dell'inizio del trattamento. Infezioni, soprattutto con leucopenia. Vaccinazione contro la febbre gialla. Avvertenze speciali e precauzioni di impiego. Mielosopressione. I pazienti trattati con bendamustina cloridrato possono sviluppare mielosopressione. In caso di mielosopressione correlata al trattamento, i valori di leucociti, piastrine, emoglobina e neutrofili devono essere monitorati quantomeno su, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. Non stati effettuati studi di interazione in vivo. Quando bendamustina cloridrato è somministrata in combinazione con agenti mielosopressori, l'effetto sul midollo osseo di bendamustina cloridrato e/o dei medicinali co-somministrati potrebbe essere, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Interazioni riportate su letteratura scientifica internazionale. Prima di prendere bendamustina medac insieme ad altri farmaci come Aeros-Basemar, compressa rivestita a euro, Aeros-Battizer a euro, Aeros-Bosix, compressa rivestita a euro, Aeroshexidal a euro, Aeroschinocid a euro, Aeroscilodex a euro, Aerosciperus a euro, Aerosciprofloxacina ABC, compressa rivestita a euro, Aerosciprofloxacina corda a euro, Aerosciprofloxacina almusa a euro, Aerosciprofloxacina altera a euro, Aerosciprofloxacina aurobindo a euro, Aerosciprofloxacina bioindustrial.i.m.a euro, Aerosciprofloxacina doc generica a euro, Aerosciprofloxacina ega euro, Aerosciprofloxacina galenica senese a euro, Aerosciprofloxacina gita a euro, Aerosciprofloxacina icma a euro, Aerosciprofloxacina
Macabia euro, a euro ciprofloxacina creca euro, a euro ciprofloxacina Milan Generics, compressa a euro ciprofloxacina pensa euro, a euro ciprofloxacina farmacarea euro, a euro ciprofloxacina ratiofarma euro, a euro ciprofloxacina sandoza euro, a euro ciprofloxacina suna euro, a euro ciprofloxacina tecnigena euro, a euro ciprofloxacina zentiva euro, a euro ciproxin, compressa euro, a euro ciproxin, compressa, compresse rivestite a euro ciproxin, granuli euro, a euro ciproxin, soluzione, uso interno, a euro scuspisa euro, a euro sdumirox, compressa rivestita a euro seoxina euro, a euro sfevarin, compressa rivestita a euro sflontalexina euro, a euro sfluvoxamina ega euro, a euro sgenerflona euro, a euro sgerbat, compressa rivestita a euro sibixacina euro, a euro schinox euro, a euro smacara euro, a euro smaveral, compressa rivestita a euro smediflox euro, a euro softacilex, collirio a euro softacilex, unguento a euro sprociflora euro, a euro sampera euro, a euro sulax, compressa rivestita a euro sunicex alla euro, eccetera. Chiedi al tuo medico o farmacista di fiducia di verificare che sia sicuro e non dannoso per la tua salute assumere bendamustina Medac durante la gravidanza e l'allattamento. Posso prendere bendamustina Medac durante la gravidanza e l'allattamento? Gravidanza. Esistono dati insufficienti sull'uso di bendamustina cloridrato in gravidanza. In studi non clinici bendamustina cloridrato ha risultata letale per l'embrione il feto, teratogena e genotossica, vedere paragrafo 5, 3. Bendamustina cloridrato, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. Non sono stati effettuati studi sugli effetti sulla capacità di guidare veicoli e di usare macchinari. Tuttavia, durante il trattamento con bendamustina cloridrato sono stati segnalati casi di atassia, neuropatia periferica e sonnolenza, vedere paragrafo 4, 8. I pazienti devono sapere che, qualora manifestino tali sintomi, devono evitare attività potenzialmente pericolose come guidare e usare macchinari. Effetti indesiderati. Riassunto del profilo di sicurezza. Le più comuni reazioni avverse a bendamustina cloridrato sono reazioni avverse ematologiche, leucopenia, trombocitopenia, tossicità dermatologica, reazioni allergiche, sintomi costituzionali, febbre, sintomi gastrointestinali, nausea, vomito. Vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Sovradosaggio. A seguito di un'infusione di 30 minuti di bendamustina cloridrato una volta ogni 3 settimane, la dose massima tollerata, MTD, è risultata pari a 280 mg/m2. Si sono manifestati eventi cardiaci di grado 2 secondo i CTC, compatibili con alterazioni ischemiche all'ECG, che sono stati considerati dose limitanti. In un studio successivo con un'infusione di 30 minuti di bendamustina cloridrato nei giorni 1 e 2 a intervalli di 3 settimane, la MTD è risultata pari a 180 mg/m2. La tossicità a dose limitante è stata la trombocitopenia di grado 4. Con questo schema terapeutico la tossicità cardiaca non ha risultata dose limitante. Contromisure. Non esiste un antidoto specifico. Come contromisure efficaci nel controllo degli effetti collaterali ematologici, possono essere effettuati il trapianto di midollo osseo e trasfusioni, piastrine, eritrociti concentrati, oppure possono essere somministrati fattori di crescita ematologici. Bendamustina cloridrato e i suoi metaboliti sono dializzabili in misura ridotta. Proprietà farmacodinamiche. Categoria farmacoterapeutica. Agenti antineoplastici, agenti alchilanti, codice ATC. L01A09. Bendamustina cloridrato ha un agente alchilante antitumorale con attività peculiare. L'effetto antineoplastico e citocida di bendamustina cloridrato si basa fondamentalmente sulle proprietà farmacocinetiche. Distribuzione. L'emivita di eliminazione T-mezzo-AX a seguito della somministrazione a 12 soggetti di 120 mg/m2 di superficie corporea in un'infusione EV di 30 minuti è risultata pari a 28,2 minuti.
Dati preclinici di sicurezza. Le reazioni avverse non osservate negli studi clinici, ma riscontrate in animali esposti a livelli analoghi a quelli dell'esposizione clinica e con possibile rilevanza clinica, sono state le seguenti. Esami, elenco degli eccipienti. Mannitolo. Farmaci equivalenti. I farmaci equivalenti di bendamustina medac a base di bendamustina, cloridrato, sono bendamustina Accord, bendamustina Dr. Reddy's, bendamustina EG, bendamustina ICMA, Levact. Fonte, foglietto illustrativo. AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Le informazioni presenti possono non risultare essere aggiornate. Per avere accesso alla versione più aggiornata, si consiglia l'accesso al sito web dell'AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Grazie per avermi seguito fino a qui, spero che la PharmaMax ti sia stata utile. Iscriviti al canale e sarai informato sulla pubblicazione dei nuovi video bugiardini. Buon proseguimento, ci vediamo al prossimo farmaco esaminato.